Che domande mi fai? Ma no, ma quelle che mi vengono in mente. Tu come stai comunque? Bene? Sì, tranquillo Andrea. Adesso La che fai? nazionale, questo è il periodo di più pausa che abbiamo nazionale, perché da novembre fino a fine marzo che non abbiamo partite, sai? Lì certo. non diventa dura perché hai sempre ugualmente un pensiero di andare a vedere partita, di seguire. Cioè, tu adesso fai il secondo di scaloni, fai Sì, il collaboratore. sì, perché io sono arrivato dopo. Prima c'era Scaloni, Aimar, e io sono arrivato dopo. E con Ayala, che è l'altro che giocava qui al Sì, Milan. sì, come no, Sì. come no. E noi tre siamo i collaboratori, Leo, Scaloni e l'allenatore. E ti piace? Sì, sì, mi piace. La nazionale mi piace. Non so se il club... Perché l'impegno è minore sì, comunque. è minore, mi permette di stare a casa, il più piccolo mio c'ha 16, sai, è grande già, però per me è il piccolo, sai, Certo, e certo. ancora non lascio... Ma già a 16 anni, quando giocavamo insieme era piccolissimo. Piccolissimo. Mamma mia, quanto tempo è Se lo passato. vedi è un 82, quello del 16, e l'altro è un 84, Ti nel senso, sì, solo non è facile, no. non è facile che ti meno. No, però sono grossi. Sì, Ma sì. com'è nata cioè, quando hai finito di giocare, tu hai finito a Basilea e Sì, poi... ho finito a Basilea, dopo sono stato, ti ricordi, qua con Stefano. Sì. Dopo sono andato a Lugano, ho fatto il secondo. Quando abbiamo finito a Lugano non avevo niente e cominciamo il primo giorno di vacanze con la famiglia e mi chiama Scaloni per... Perché tu ci hai giocato con lui? Sì, nell'Under 20. Ah, ok. L'Under 20, sì, il nazionale. Hai tenuto rapporti? Sì, sempre parlavamo, però non pensavo che mi chiamassi. E praticamente tu vai in giro e fai il report dei giocatori? Sì, parliamo spesso perché abbiamo dello staff, sono rimasti là 2 o 3 che sono là, che tipo Ayala e Mara abitano là, Ok. e guardano un po' più il campionato argentino. locale, sì. E E tu vai in noi giro giriamo, qua? sì. In Non base... tantissimo, perché a volte un po' quando lui mi chiede vai a vedere questo giocatore dal vivo, nel senso, non so, Nico Paz, quando Ok. sono andato a vederlo, È Molina forte, eh? quando era all'Udinese, un po' così, queste situazioni. Nico è E se forte. no a volte vado a vedere le partite perché mi piace vedere qualche partita. Ogni domenica, ogni sabato vai in giro? No, Oppure decidi non tu? sempre, no, non Decidi sempre, tu a scelgo, seconda che- sì, scelgo, non ho come si dice, un calendario per andare a vedere, no, scelgo. A Vabbè, volte però- le dico ti piace, o lui mi chiede perché non vai a vedere, non so, l'Atalanta contro l'Arsenal, Certo. bella partita per anche qualcosa tattica che ci può Però servire. diciamo tu ti vedi adesso così, continui questa vita qui, oppure ti vedi proprio effettivamente sul campo come primo, come... Per adesso Andre mi trovo bene così. Dopo non lo so, sinceramente. Però quando Quando ho cominciato non immaginavo neanche per sogno di fare il collaboratore, neanche l'allenatore. Adesso sto imparando, nel senso ho imparato per il mio modo di essere, tu mi conosci, ero Sì, molto sì, introverso, sì, non è sì. che parlavo tanto. Molto quindi... introverso. Però quando parlavi, eh? Sì, però vabbè. Vabbè, però, guarda, ti dico, io tra l'altro ho fatto un'intervista qualche giorno fa, e non perché sei qui tu, ma quando mi hanno detto chi è il difensore più forte con cui hai giocato, io ho fatto il tuo nome perché a me mi piacevi tanto, al di là dell'aspetto tecnico, tattico e tutto quanto, ma anche il tuo modo proprio di affrontare le cose, cioè proprio eri dritto. Eri dritto, riuscivi anche con poche parole, ma quando le dicevi comunque tutti ti seguivano, no? Seppur comunque non è che eri uno che comunque molto estroverso. Sì, no, estroverso non è la mia virtù. Ma quando hai smesso c'è avuto un momento di dire ok, adesso che faccio? Oppure sì, mi è successo un più che momento altro... di crisi, no? Un momento di crisi. Sì, all'inizio, senza rendermi conto, quando ero a Basilea, finito di giocare, i miei figli continuavano a scuola come un mese e mezzo ancora, no? Mhm. E io volevo già, ho finito, voglio andare in vacanza, voglio godermi la vita, voglio mangiare, voglio bere, sai, perché sempre avevi cura del tuo corpo. E quindi in quel momento lì
ho cominciato anche a sentire un mal di pancia, sai quando si vede che era la mancanza del calcio, però l'ho sofferto poco, ho avuto fortuna perché mi hanno chiamato qui all'Inter per cominciare come Sì, sì, mi ricordo. scouting, dopo è venuto Stefano e ho cominciato con lui, quindi non ho avuto quel cambio così forte. Quindi non c'è avuto quella crisi che tanti giocatori hanno. Io ti dico la verità, non l'ho vissuta male la mia fine carriera, anzi Sì. è andato proprio liscio, anche perché la decisione era mia e non ce la facevo più. Sì, quindi- però la mia non è stata traumatica, è stato niente. Tu hai voglio smesso? A dire. che età hai smesso? 38. Ah beh, Ero, comunque... ero grande, già avevo deciso io di smettere perché avevo dei problemi alle ginocchia, già mi hanno detto il dito del piede, mi hanno infiltrato per giocare le ultime mesi, guarda ti mettiamo cortisone, quanto dura? 2 mesi, va finito, sì va bene mettimelo perché in 2 mesi finisce il campionato, quindi E poi... e volevo già smettere. Che Anche se a Basilea era una realtà diversa, ma molto bella, Ti sei familiarmente. trovato bene? Sì, avrei voluto fare un anno in più, sì. Parlerò sempre di Basilea perché è stato bellissimo il periodo lì, lasciando stare che ho avuto qualche acciacco fisico per Vabbè, l'età, certo. però sia dal gruppo, la città... Che poi tu hai avuto infortuni. Io, tra l'altro, io sono venuto qua all'Inter, cioè per colpa tua, perché se tu ti sei fatto male a novembre, Sì, mi a sembra, novembre, del sì, sì. 2010, Sì, che era il secondo crociato. il secondo crociato, Sì, e io non dovevo venire qua. sì. Si parlava che sarei dovuto venire a giugno, no, del 2011. E poi a Natale hanno detto guarda dobbiamo rimpiazzare altre età. Sì. Insomma, che responsabilità che mi date. Tranquillo. No, in quel senso sì, mi ricordo di quando sei arrivato te, il problema mio era che già era il secondo ginocchio, che Esatto. si parlava non si parlava, i dottori dicevano guarda, era troppo grave perché anche il collaterale era interessato, quindi erano parecchie cose che avevo male nel ginocchio. Non si sapeva come potevo Già, mi tornare. Alla ricordo. fine, guarda, ho giocato fino a Però 38. sei tornato bene, io mi Vivevo ricordo. col ghiaccio, no? A casa Sì, sì, mia. mi Mia ricordo, moglie mi dice, ricordo, quando sì. finisce la carriera mi ha detto guarda, la prima cosa che La sera voglio... ti sì, congelavano sì, sì. e ti scongelavano. La il prima giorno cosa dopo. che voglio buttare sono le borse di ghiaccio perché vabbè, dovevo curarmi tanto. Questo mi ha portato a arrivare fino a 38 anni, però ho avuto Quel momento lì come l'hai vissuto? Gli infortuni? Come vivevi tu quei momenti un Soffrivo po' più di che crisi? altro il secondo, il primo ovviamente che sempre fa male quando ti fai male il ginocchio, per il secondo perché dovevo ripetere, già sapevo quello che Che ti dovevi aspettava? passare, sì, che dovevo passare, e quindi no, quello mi dava tanto fastidio. Però ho detto, vabbè, voglio ritirarmi in campo, pensavo sempre, mi ho messo quella cosa in testa e ho continuato a lottare, fra virgolette, perché era tosto venire al campo, anche se essere in palestra i compagni vanno al campo, ti faceva anche, sai, capisco quelli che hanno un infortunio. In quei L'altra momenti lì volta che parlavo con Carboni, con Valentino, ho detto sì. guarda Valentino io ho avuto tutte e due, no? Capisco quando tu vedi che vanno al campo e non vedi mai te l'erba è tosta. Ma in quel momento lì che ti ha aiutato poi la famiglia, comunque anche qua i ragazzi io mi ricordo che ti hanno fatto la maglia Sì, quando hanno sì. vinto la Coppa Intercontinentale, ti hanno fatto Sì, la i maglia. gruppi sempre ti appoggiano, erano fantastici, no? In quel senso erano fantastici. Però tanto tempo sei da solo perché alla fine Certo. io cercavo anche la mia famiglia, è sempre stato il mio appoggio, i miei figli, mia moglie, che in quei momenti lì Sono importanti. sì, sono importanti perché a volte arrivi demoralizzato perché non puoi giocare, sei arrabbiato, ti fa male il ginocchio perché quando ti stai curando a volte fa male, Certo. quindi puoi pensare che vai indietro nella lesione, quindi dà fastidio questo. Ma invece una cosa che volevo chiederti, quando tu come hai iniziato? Hai iniziato lì al Newell's Old Boy, ho visto? Io ho cominciato a Newell's, sì, ho cominciato. Da piccolissimo praticamente. Ho cominciato nel mio paese, e dopo sono andato a Newell's per fare una cosa più veloce. Tuo paese che è Buenos Aires? Firmat si chiama. Dov'è? In che zona è? Santa Fe, sono Ok. 100 km da Rosario. All'inizio viaggiavo e dopo sono dovuto andare lì a un residence che aveva
la società e vivere lì. Già ai 16-17 ho cominciato a stabilirmi lì, però prima andavo e tornavo, facevo... Ma sempre difensore hai fatto? No, prima facevo l'attaccante. No al Newell. Si vedeva, però il piede ce l'avevi, eh? No, al mio paese mi ha cambiato la vita un allenatore che sempre ricorderò, che è Osvaldo Crosetto, A me è perché uguale. mi ha detto a 12 anni mi ha cambiato, non è che mi ha cambiato 12-13 anni, mi ha cambiato posizione. Ho fatto solo un campionato da Perché ti ha difesa. cambiato? Giocavo Perché ha visto... perché non facevo più gol. Perché non facevi più Perché gol? prima Dice, forse era più dietro. grosso e andavo di testa e facevo gol. Invece di lì ho cominciato a non far gol e vedeva che nelle partitine che si facevano, si fanno in Argentina, no? A fine allenamento, così, per divertirsi un po', qualsiasi poteva giocare in qualsiasi posizione, io sempre andavo dietro. E mi piaceva anche nel mio quartiere, giocavo dietro. E in un momento ha messo a quello che giocava da centrale davanti e a me dietro. E ha funzionato sia per me che per lui, perché lui quando siamo andati in prova al Newell's Old Boys è rimasto. Che il Newell's lì all'epoca era in Serie A? In Serie A, sempre in Serie A, sì. Ok. Quindi hai fatto il settore sì. giovanile, quello serio, l'hai fatto lì? Sì, non ho fatto neanche una prova, siamo andati a giocare con la squadra del mio paese contro il Newell's, però io sono andato già al centrale. E lì sono rimasto e ho cominciato la mia carriera. Dopo mi hanno chiamato all'Under 20 e questo è stata una bella spinta perché mi guardassi. Hai vinto l'oro? Sì, abbiamo vinto il sudamericano e il mondiale in quel periodo lì, sì. E dopo ti ha preso il Boca? E dopo mi prende il Boca, sì. Il quale pure ero... Tu tifoso in Argentina, tu eri tifoso del Boca, quindi sì. È un sogno. Sì, all'ultimo giorno di mercato, non ero neanche a casa e mi chiamano, guarda che devi partire per Buenos Aires, vieni al club che ti vogliono parlare e dobbiamo fare tutto oggi perché devi partire. E, sai, è stato per me, per la mia famiglia, tutti del Boca. In quel momento ero un tifoso sfegatato. È bello, è bellissimo. Però si è risolto tutto, ti dico, in un pomeriggio che mi hanno portato... E sei arrivato al Boca a quanti anni? Avevo 19. Sì, 18, sì, 19 avevo già al Boca. Ma l'infanzia lì com'è stata la tua infanzia, adolescenza? No, il mio paese era tranquillo, ancora oggi è tranquillo, è il posto dove mi rifugio, fra virgolette. Ma ci vai ogni tanto? Sì, adesso che vado con la nazionale vado di più perché vado a visitare mia mamma e le mie sorelle che sono ancora lì. Quindi sì, c'hai amici, ci avrai ancora amici tutti. Sì, faccio la stessa vita da quando... L'asado, cerveza, sì. le solite cose. Ingrasso 2 o 3 kg. Mia madre è difficile dirle di no, sai, a parte che a volte voglio tenermi un po' in forma minimamente, però lì è difficile. Sì, però è il mio rifugio, cerco di stare sempre con i miei, con la famiglia e gli amici. Tu hai scelto di rimanere qua a Milano per i figli, per cosa? Sì, fondamentalmente? Mi sono spostato a Basilea 2 anni, come ti raccontavo prima. Al tornare abbiamo deciso di rimanere qua perché loro si trovavano qua, gli amici qua. Noi ci troviamo bene, mia moglie si trova molto bene, quindi... Ora, i tuoi, diciamo, hobby al di fuori del calcio, del lavoro tuo, che fai? Cioè, una tua giornata tipo quando sei qui che non devi lavorare? No, ho trovato un po'... della parte sportiva faccio bici, ho preso quella bici malattia. Da strada o mountain bike? Da strada. Mi piace. Sì, come quelli che vanno in mezzo alla carreggiata. Cerco di non disturbare. No, cerco di non disturbare perché anche guido la macchina, quindi li vedo, però li rispetto perché adesso che io esco rispetto di più, anzi, però mi piace, ce l'ho portato un po' il mister. Questa malattia e adesso tutto lo staff fa bici. Tutti lì, obbligati. Sì, a me ugualmente mi aiuta per il fatto che le ginocchia non soffrono. Qualsiasi altro sport, io sinceramente a calcio non gioco. Ma padel ci hai provato un po'? Ci ho provato, sì, padel mi piace. Gioco ogni tanto, però non è che prendo tantissime, faccio lezioni, però poco.
perché il padel per le ginocchia E non è anche che... quello, io ci ho Sì. provato anche io dopo per una Però è settimana non riesco molto, a è muovermi. divertente, è divertente. La bici è più Ma noiosa, fra virgolette, se non hai un gruppo di gente che ci vai, quindi, però va bene. Ma a parte che giochi anche col Cucciu, ho visto giocare al Cucciu. No, Cuccio gioca bene, con Cuccio non gioca. Non A parte gioca. Cuccio è tattico. Tattico, come quando giocava, no? Sì, sì. Che faceva... No, scherzo, però siamo andati a giocare e lui gioca bene sul serio. Cuccio è bravo. Sì, ho visto. Sì, sì, Cuccio è bravo. Ma con chi sei rimasto in rapporti di quella squadra? No, con triplete? Pupi, con Ivan. Ivan adesso è vicino. Ivan è anch'io l'ho sentito da poco, È ha tornato aperto a un Milano, ristorante quindi aperto. sì, sì. È tornato a Milano. Sono loro con Diego, però Diego veniva prima di più, adesso è diventato Sì, ho presidente visto, del ho visto, Racing. sì. Quindi con loro il rapporto continua. Cuccio ogni tanto lo vedo, però ognuno, sai, ha delle sue cose. Io con questo della nazionale viaggio abbastanza. L'anno scorso sono stato poco perché abbiamo avuto Coppa America dopo 3 giornate di qualificazione per il mondiale, quindi tutti i mesi sparisco 20 giorni, in quindi giro. è difficile vedere gli altri che hanno le sue attività, perché Cuccio qui all'Inter e Cuccio Pupi all'Inter sta sempre occupato, lo stesso Diego adesso al club, Ivan ha le sue robe. Ma questa è una cosa che ho visto anch'io, cioè, poi nel mondo del calcio, cioè, tra di noi, per dire, noi non ci vediamo da tanto tempo, da ma è tantissimo. come se fossimo Sì. stati insieme fino all'altro ieri, e credo che poi queste sono quelle emozioni che poi vivi, i momenti di difficoltà, le Sì, gioie che poi ti legano per sempre. Non è che ho bisogno sul serio di vedere tanto non so, a Diego, a Pupi. So che quando ci vediamo come te ci vediamo, rideremo, avremo degli aneddoti. È carino, non mi manca perché so che quando ci vediamo sta tutto a posto. Ma Anche a volte vedo Marco Materazzi, li ho visti al campo. sì, anche lui solo padel adesso fa. Sì, vive per il padel, lo vedo Marco. su Instagram, sì. Che poi ha aperto un centro giù a Perugia dove sono io. Sì, mi hanno detto che è molto carino, Sì, non sono bello, mai stato. bello. Sì, sì. Io tra l'altro che Marco siamo vicini, in verità siamo a 10 km, non lo vedo mai. Ci Sì, sentiamo, Marco continua siamo anche a sempre giocare in a giro. calcio. Sì, gioca. Lui gioca. Ci no? prova. Sì, Ah. continua a litigare in continuazione con Sì, tutti. lo vedo, Continua a litigare con tutti. Sì, perché lo seguo. Ma raccontami un po' di quell'anno del triplete com'era, cioè tu ti rivedi un po' la squadra di adesso com'era, diciamo, la squadra del 2010, qualche similitudine? Sì, io vedo diverso il calcio al nostro, nel senso, non so, i difensori qua vanno tantissimo in avanti, propongono, Anche Lucio all'epoca mi Sì, ricordo sì. che Sì, però volevamo tirarlo. dovevi tirarlo, Scherzo, no? che ti Però giravi sì, mamma era mia. far la punta. Però no, però penso che in poco tempo è cambiato un po' il calcio, sia anche in generale in Italia quando vado a vedere le partite si propone tanto, mi piace, però il paragonarla con noi a questa squadra ci può stare per il fatto che la rosa è importante, hanno una mescola di gente con esperienza, con giovani, quindi sai, noi nel triplete eravamo già Tutti di sì, un'età trentenne, importante. eravamo, sai, a volte aiuta l'esperienza. E il mister lo vedo una persona tranquilla che il gruppo mi sa che lo rispetta tantissimo e che Sì, lui si è vede. vicino, quindi mi piace quell'armonia che c'è. Dopo devono succedere tante cose per il triplete perché, sai, noi alla fine in una settimana ci siamo giocati tutto. Potevamo 10 giorni forse vincere tutto o o non perdere vincere tutto. niente. Quindi sono quei momenti che devi avere anche un po' di Però voi, fortuna e culo, quello che vogliamo sì, dire. ma voi percepivate la possibilità di fare quello che avete fatto oppure andavate proprio giorno per giorno? Perché io quando sono arrivato ho percepito una squadra, una mentalità forte e era quello che poi era la squadra dell'anno Sì, prima che avete vinto. José ci ha portato una mentalità, anche se noi ti dico, io sono stato con Mancini qua, che era uno tosto anche lui, però José quando è arrivato forse ci ha dato quella spinta in più di crederci che potevamo anche arrivare in Champions. Dopo
le 3 competizioni, sai, è tosta, perché anche noi vediamo adesso giocano tantissime partite, mantenere sempre la intensità, i risultati. In un momento noi in quel periodo lì potevamo, come ti ho detto, perdere il campionato perché avevamo perso a Roma. È difficile, noi non immaginavamo, ci abbiamo cominciato a credere nel senso alla fine. Dopo il primo trofeo. Siamo lì, eravamo a Roma quando abbiamo vinto e abbiamo credo sorpassato, non mi ricordo il momento esatto, però quando sorpassiamo la Roma, avevamo la finale a Roma, dici vabbè, oggi la giochiamo. Adesso ce la possiamo fare. Sì, quando siamo arrivati in finale tutti e due stavamo nella stessa situazione, sia noi che il Bayern, che potevano anche loro vincere, però è stato unico. Vabbè, è andata bene, sarete ricordati per sempre, diciamo qui all'Inter, ma in generale insomma, nel calcio italiano è stata una cosa storica. Ma e invece Real com'era lì? Perché il Real, cioè, insomma, è il sogno di tutti, no? Di tutti i anche giocatori. Il mio era, però nel momento ho fatto fatica, devo essere sincero. La scelta la rifarei perché capita poche è volte. impressionante, il club è impressionante, però ho sofferto anche difensivamente, venivo da come allenamenti, anche difensivamente. Tu hai fatto Roma-Real, giusto? Roma-Real, sì. Roma hai vinto il campionato e l'anno dopo sei andato al Real? No. No, sono stato in totale 4 anni a Roma, che anche lì sinceramente a Roma avevamo uno squadrone sempre, potevamo anche vincere qualcosa in più, sempre l'ho detto, perché come squadre, solo che ci siamo trovati di fronte il Milan, che stava con Ancelotti, che aveva 2 squadre forti. Sì, dopo sono andato al Real e guarda, era il Real dei Galattici e tutto, però si faceva fatica. Chi c'era? Io uscivo in tutte le foto dei gol degli altri, sempre le dico. Arrivavo a casa era quell'anno lì che praticamente eri da solo. Eravamo un pochi, sì, però non mi lamento. So che il Real è una squadra che deve attaccare, però un po' più di equilibrio ci voleva. Arrivavano da tutte le parti. Non mi lamento, ho vissuto come un'esperienza che forse non era come io. Sai, nel calcio non è che è tutto rose. Forse mi è rimasta la spina di provare un anno in più, però quando è venuto l'Inter è venuto con tanta forza, tanta voglia di prendermi lì. Non mi hanno fatto sentire importante, nel senso che non è che mi volevo sentire importante, però sai quando ti cominci a avere un'aria che forse ti vogliono togliere della lista Champions o robe così, che dici no, aspetta. Loro sono venuti che credevano tanto in me. Al Real. Abbiamo avuto 3 allenatori in quell'anno. Camacho ha cominciato, dopo era il preparatore dei portieri, Garcia Ramon, credo, che non mi ricordo bene, scusate il nome, e dopo Luxemburgo, che io con Luxemburgo gli ultimi 6 mesi abbiamo migliorato tanto. Okay. Ho giocato tutto l'anno, sai, quello mi dava pure fastidio. La squadra com'era? Chi c'era dei Galacticos? Tutti? Chi c'era? Sì, tutti. Beckham? C'era Beckham, Zidane, Ronaldo, Owen, Raúl, tutti. Figo, Luis, Santiago Solari. Gli allenamenti com'erano? Tranquilli. No, andavano tutti piano. No, tranquilli, nel senso che loro era diverso. Io venivo da Roma, del Capannone, che facevamo come si dice? Il ritiro, che si correva con dei matti, così. Lì era tutto più pala, però pala poco tempo, forse in meno di un'oretta si finiva l'allenamento. Per me in quel momento era poco, e io non avevo forse la testa di aver dovuto fare qualcosa di mio fuori, che dopo con gli anni uno impara. Anche adesso vedo i ragazzi come si curano. Sì, adesso tantissimo. Che qualcuno di loro forse a casa hanno un preparatorio, si allenano, si sentono che gli è mancato qualcosa, capito? Lì può darsi al Real, comunque la squadra c'ha così tanta qualità che magari tanti pensavano di dire ok, magari riusciamo a vincere uguale, anche abbassando un po' il livello, ma alla fine non sai, non alla fine sei arrivato secondo, però c'era il Barcellona che era uno squadrone, però per il Real secondo, sai, non è niente. Siamo usciti che abbiamo giocato bene contro la Juve, siamo usciti in Champions, però ugualmente è poco. Tu hai giocato anche con Messi in nazionale, giusto?
Sì, con Leo ho giocato. Com'è lui come persona, cioè, non lo so, qualcosa che mi puoi dire Sì, Leo come persona, così, forse lo conosco più adesso che siamo stati... certo. Lui è entrato un po' dopo, no? Perché è venuto dopo i primi 6 mesi con noi, che lì, perché lì era giovane, era molto giovane, noi già eravamo quelli più grandi e forse non ci rapportavamo, però non tantissimo, capito? Diverse età. Però vedevi No, che impressionante in campo, impressionante, impressionante. Sono quelli talenti puri, sai, alcuni si possono migliorare, no? Sì, Non so, con il non per lavoro. esempio, non mi va di mettere esempi, però Cristiano. sì, forse migliorare, che è un fenomeno anche Sì, lui, vabbè, però lui, non so, Maradona, non perché siano argentini, mi sembra che sono talenti, naturali. sì, che hanno tutto e adesso io l'ho vissuto più da collaboratore. E vedi delle robe impressionanti in allenamento, in Che poi è un partita. bravo ragazzo, mi sembra, Sì, no? sì, sì. Tranquillo, mi sembra... Cioè, Sì, è comunque, anche un leader, è diventato un leader importante perché prima si parlava che era forse più un leader futbolistico, invece certo, lui è un leader anche lo spogliatoio, lo posso assicurare perché ho sentito i discorsi magari che fa discorsi prima. che sinceramente i compagni lo rispettano tantissimo, a parte di quello che è lui come capitano. No, in campo ti dico Andre, è molto... vede robe che altri non vedono. Sì. Quello fa paura. Come un Sì, po' i anche passaggi che ha Yamal fatto. adesso del Sì. Barcellona, no? Quel genere lì. Ma lo stesso io per dire a me piace tantissimo Nico Paz. Mi Sì. piace tantissimo perché lo vedi che è proprio talento. Non so che ne pensi tu che poi... insomma, Sì, noi lo abbiamo infatti convocato le ultime partite perché vedevamo cresciuto anche fisicamente, le mancava giocare perché sai alla fine il giocare ti migliora certo. e lui sì perché c'ha gamba, ha tecnica, ha fisico, ha tutto e con la palla al piede non è che ha paura, nel senso lui è uno che rischia. Vediamo, speriamo che continui a crescere perché Poi gli fa giovanissimo. benissimo essere venuto a Como a giocare. Sempre diciamo che alla fine giocare è Sì, è importante la cosa che perché ti migliora tanto. si parlava bene al Real, però alla fine non giocava mai o giocava nella seconda squadra. Quindi già adesso che sia venuto qui al Como gli ha fatto bene perché anche Fabregas mi sa che ha uno stile di gioco Sì, che lo che lo aiuta. favorisce, sì, che lo aiuta. Sì, sì. E invece Lauti, che ne pensi di Lauti, parlando di capitani? Come lo vedi Lauti? Noi siamo contentissimi, noi come staff così non abbiamo dei dubbi, lo abbiamo avuto sempre dal primo giorno che siamo arrivati, è stato con noi e mai è mancato la fiducia in lui, perché anche penso che all'Inter sia valorizzato non solo per quello dei gol, ma anche per quello che dà alla squadra, perché non ha fatto gol un mese, però non è che è un ragazzo No, anche per come corre, che non come si vede. aiuta, Sì, è un anche leader. l'atteggiamento Sì, è sempre l'atteggiamento è sempre positivo. positivo. Non abbiamo mai perso fiducia in lui e lui questo lo sa. Che poi comunque c'è concorrenza, ce n'è tanta, nel Sì, senso sì. davanti Argentina è forte, però anche Lauti insomma, l'ho vissuto quando è arrivato, da ragazzo giovane, Sì, molto acerbo, però si vede che comunque le qualità le aveva, sì, 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 sì. tecniche, fisiche soprattutto, perché ha una grandissima forza, no? Poi tecnicamente ha migliorato tanto, ha iniziato a capire il calcio italiano, ma adesso proprio quello che mi piace di lui è proprio maturato, si è preso la responsabilità di Sì, questa fascia di il capitano, fatto che la fascia di sì. capitano dell'Inter è difficile, cioè, è Sì, lo so. pesante. Io non Dillo. l'ho mai usato, te l'hai usata. No, io penso che l'ho usato una volta perché mancavano tutti, sai quando, però sì, no, però no, capisco quello che mi dici. Ugualmente ti dico, a lui questa responsabilità non gli è pesata, anzi penso che lo ha migliorato. Ma e invece in giro, parlando di difensori, chi ti piace? Mi piace Bastoni. Sì, anche a me, per me Sì. in Italia forse Anche in sì, Europa è il più forte. forse lo vedo più simile non so, a Marco, a Materazzi o una cosa, no? Anche Sì, fisicamente. sì, Dell'Inter, De Frey mi piace. sì.
E noi... De Vrij è una certezza, Sì, io è molto intelligente. Sì, è Molto intelligentissimo, poi fa Lo sempre stesso cose Acerbi, lineari. parlo dell'Inter, no? Acerbi, De Sì. Vrij mi vedo più simile, nel senso, personalmente a loro. Non perché sia intelligente, però nel caso mi vedo in una posizione lì in mezzo. Ma invece l'allenatore che ti ha dato di più, senza far torto a uno o un altro, chi è migliore di uno o l'altro, ma quello che personalmente l'allenatore dice ok, questo allenatore qui mi ha fatto migliorare tanto. A noi sempre lo abbiamo detto, in quel momento la generazione nostra, Bielsa ci ha dato un salto di... Tu ci hai avuto Bielsa? Sì, sì. Un po' A raccontami. a me personalmente mi ha fatto vedere delle robe che, senza, come dici te, perché io ho avuto Bianchi che era un signore, Sì. che è un grande allenatore. E ci hai avuto allenatori molto forti. Sì, tu, molto, molto. Non posso lamentarmi degli allenatori perché José mentalmente è stato quello che mi ha migliorato per, come diciamo, andiamo a vincere cose la Champions, no? Certo. Ci ha fatto credere come gruppo. Però a livello tecnico penso che Bielsa è stato quello che mi ha dato di più. Ma lui come lavora? Perché io da fuori non lo conosco, ma è No, noi comunque lavoravamo particolare come... 30 minuti in campo, solo solo i difensori, dopo i centrocampisti e gli attaccanti. Poche volte lavoravamo insieme, dopo sì, si faceva il secondo giorno lavoravamo insieme ed era tutto pressione, tutto a 200 all'ora per mezz'ora di allenamento. Uscivi che eri morto, Ma però lui, mezz'ora e lui scendeva, facciamo a parte molto strutturato, facciamo l'1, la 2, quindi erano tutti movimenti preordinati, no? Si dice, Sì, non so se sto dicendo bene in no, italiano. vabbè, si capisce, sì. Però facevamo così, lavoravamo di quella maniera lì. E a livello personale invece com'era? Cioè, non tatticamente, ma lui è un po' particolare, insomma, anche da quello, le dichiarazioni che fa, quello che sì, dice. noi avevamo Cioè, dentro lo più... spogliatoio com'era? No, lui era il che era più vicino al gruppo, era il preparatore, Ok. che era Bonini, che è un grande Che signore. teneva i rapporti, diciamo. Sì, che aveva i rapporti più con noi, più fuori da campo. Però lui era nello spogliatoio più che altro, di motivazione, di farti credere. Eravamo degli animali in quel momento lì, quando eravamo con lui, perché aveva una forza mentale che ci ha dato, che ci era un po' impreso a tutti. E lì che età c'avevi quando c'avevi lui? 20... Ho cominciato da subito con lui, quando 19... ero a quindi, Boca, diciamo, 20 anni avevo, sì. Avendolo così presto è quello che un po' sì. ti ha improntato, Sì, no? sì. La mentalità, comunque, cioè quell'età lì comunque sei una spugna, Sì, no? a parte è stato io la prima volta che andavo in nazionale, sai, ero tutto teso, la prima settimana non capivo niente, viene il secondo che mi conosceva dal Newell's, mi dice Walter che succede? Guarda che... perché erano tutte 1, 2, 3, 4, tutte giocate che dovevi capire e tutti avevamo un po' di difficoltà. Invece dopo con il tempo capivi, andava tutto liscio e ci sentivamo forti. Però facevamo poco allenamento, Andre, però a 200 all'ora. Ma vedi, poi tanto ogni allenatore ha il suo modo, non c'è uno più... Cioè, sì, magari uno è più bravo o meno bravo, ma non c'è proprio un modo di dire ok, per arrivare ad altri livelli bisogna fare questo, questo, questo. Ognuno ha il suo modo e ci arriva in maniera magari diversa sempre. Sì, però a livello di video anche ti prendeva da solo, veniva, questo che pensi, hai fatto bene, hai fatto male, questo passaggio, lui ti dava tanta importanza al passaggio, a vincere di testa, i duelli, tutto. Ed era innovativo in quel momento. Stiamo parlando del 97, 98, quando cominciamo. Avevo 10 anni. Per quello, era VHS, erano i video. Non me lo ricordo. Sì. E invece all'Inter come ti sei trovato? Tu hai fatto quanti anni hai fatto all'Inter? 9 anni, tanti. Sì, tantissimi. Che in un'altra realtà è difficile fare 9, invece qua... Sono volati. Sì, sono passati gli ultimi anni, forse, sai, non cioè, è che avevamo... È normale quando hai giocato con me, dopo è tutto più facile, era tutto più facile, ci sta Andrea, quello capisci? però. No, negli ultimi anni avevo avuto un po' più di fatica a vincere qualcosa. Un po' di fatica abbiamo fatto. Sì, però
però stavo sono bene. stati gli anni più belli per te, Sì, credo, hai vinto sì. 13-14 trofei, oltre il triplete. Ma... Sì, però lasciando i trofei anche l'ambiente che c'era qua era bellissimo per il fatto che sembrava, tutti dicono lo stesso, una famiglia, però si sentiva quest'aria, con tutti i problemi che possono avere le famiglie, era molto vicino. Ma anche i tifosi comunque, cioè, a me, capita con me, ma immagino con te all'ennesima potenza, comunque quando vai in giro, cioè, ti vogliono bene. Sì, la verità è che mi fanno sentire, sì, la fiducia, la vicinanza, sempre ti salutano. Ma No, tuttora, no? Oltre che sì, quando giocavi, tuttora, anche sì, tuttora credo tuttora, che sì. capita. Sì, a volte quando vado allo stadio sono molto affettuosi loro, sì, sì. Ma poi mi ricordo tu hai fatto un gol nel derby 2012, possibile? Cioè, Sì. a me non mi è mai capitato di segnare nel derby, purtroppo. Sì. Però, Io l'unico gol nel derby che ho fatto vabbè, sia però, a Roma però... che qua ho giocato, però no, l'unico, sì, è stata una gioia impressionante. Ma qualche ricordo, a parte che tu qui con chi eri molto legato? Con Pupi, Cucci, quando sono arrivato loro? Sì, Però alla sì. fine tu andavi d'accordo con No, tutti, io non hai litigato non mai avevo con problema. nessuno qua. No, anzi, Ecco, mi trovavo bene, sì, sì. Sì, che neanche sapevo festeggiare, anzi. Sì, mi sono rimasto fermo. Ti abbiamo abbracciato. Sì, però... Guarda quanto ero giovane, non c'avevo un capello bianco io. Mamma mia. Sì, Con Strama. Strama sta facendo il commentatore, lo vedo. Sì, è bravo, Sì, è bravo, sì. mi piace. Lo vedo a suo agio. Sì, ma qualche ricordo che c'hai qua particolare, qualcosa di... Vabbè, al di là diciamo, di quello che hai vissuto... Con rispetto a che, Andrea? A partite o... Qualche partita, anche forse magari delle partite più belle che hai giocato, la partita più importante che hai giocato. Guarda, la partita, tutti possono parlare della finale dei Champions, possono parlare di Siena, però per me come difensore è la partita che più ho sofferto, però che mi Barcellona. Sì, per me è stato impressionante, perché per quello che si era vissuto, perché si è infortunato Goran nello scaldamento, dopo ti mandano fuori Thiago, lo stadio sembrava che ti mangiava in un momento perché era impressionante, quando ci fa gol Piqué sembrava che ti facevano altri 2 o 3, però dicevamo dai ragazzi, per me come difensore era tenere duro fino all'ultimo lì. Ti capisco, che poi cioè, noi difensori mi ricordo, cioè, quando magari vinci 2-3-0, sì. Non dico che è noioso per noi, però va bene, sì. Ma quando sei in una situazione di difficoltà quello è e non solo più bello. Per me, non sono egoista, parlo di come si era la squadra unita, Samuel che faceva il terzino sinistro, quello che entrava Diego pure. Diego vedevamo la porta che era 200 metri, non uscivamo mai. Non si vedeva. Andava via la palla e tornava. Però avevamo in testa, dobbiamo farlo e sinceramente, perché la finale, sì, è un momento unico, la coreografia della finale è stata impressionante. Sì. Volevo non guardare perché, sai, dovevi giocare la partita, però è stata impressionante. E un altro ricordo bello è Inter-Siena 2010 quando hai fatto gol. Sì. Vabbè, quello... Sì, però facciamo il 3-3 e io non volevo, sai, vado dietro. José mi dice, no, stai lì, però io no, stai lì e sono rimasto lì. A parte non so come ho fatto quel tiro perché... Ti è partito bene, ti è partito bene. Ma essendo che eri una volta riattaccante, alla fine si vede. Sì. Pure venivo da un infortunio e sai, quando mi ha messo... Io sono entrato in quella partita lì, da terzino. Sì, mi ricordo. No, è stata... questo era un però grande, sai, alla fine gruppo, questo trionfo... che in quel momento stavamo con vantaggio in classifica e siamo arrivati tiratissimi. Alla fine ha contato qualcosa. Sono tutti bei ricordi, hai fatto una carriera straordinaria
E per chiudere, guarda, voglio dirti una cosa, per me è stato veramente un onore giocare con te, conoscerti e cioè, potrò raccontare ai miei figli o ai miei amici quando mi chiedono ma hai giocato con Samuel, ho giocato con Samuel, per me è stato veramente bello e sono contento di averti rincontrato, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ci vediamo presto. Sì, grazie Andre, per me anche è stato un onore giocare con te. Ma è esagerato, questo è esagerato. Grazie, ma è esagerato. Abbiamo fatto coppia, ci siamo divertiti. Sì. È bello, a volte sono rincontrarsi con ex compagni, è carino. Già quando mi ha invitato, mi hanno contattato, ho detto sì, guarda che non sono di andare a parlare tanto. Ma infatti guarda, mi hai stupito, vedi? Con l'età sei migliorato. Ho accettato senza eccitare, ti ringrazio e grazie per l'invito. Grazie. 3, 2, 1. È andata bene? Abbiamo parlato, Andre? Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Sì.